Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 104. Il mito dell'anima gemella. Nello scorso episodio abbiamo iniziato un percorso alla ricerca del pensiero d'amore per quanto riguarda la visione antica. La puntata si è chiusa con delle riflessioni in riferimento alla paura di essere feriti e la conseguente ricerca di, cercare di organizzare un controllo sulla scelta della persona ideale con cui formare coppia. Una seconda componente nel nostro esaminare il rapporto d'amore è la ricerca di quella che viene chiamata l'anima gemella. Questa ricerca si basa sul pensiero che esista, chissà dove nel mondo, una persona che sarà colei che perfettamente saprà unirsi a noi, curerà ogni nostro male, ci renderà sicuramente felici. È un pensiero romantico molto bello, non scevro però da spigoli appuntiti, su cui torneremo più avanti, nella prossima puntata. Ma ecco il racconto. Il simposio di Platone è il dialogo tra i suoi forse più famoso. Il filosofo immagina che a una interminabile cena, a notte inoltrata tra i fumi dell'alcol, un gruppo di amici si ritrovi a parlare d'amore, come in una sfida retorica. Ora uno, ora l'altro si alternano nel descrivere i diversi tipi di amore e le caratteristiche che lo stesso dio Eros debba avere. Tra questi convitati c'è anche Aristofane, il quale racconta come l'amore sia nato in noi a causa di una dolorosa separazione originaria. Secondo il suo racconto, anticamente non esistevano solamente maschi e femmina come oggi. Esisteva anche un terzo genere, un po' particolare. Ti chiedo uno sforzo di fantasia. Queste persone sono come due esseri umani attaccati l'un l'altro alla schiena. Spalla a spalla, fianco contro fianco si muovono, camminando con le quattro gambe con una certa destrezza. Se devono correre, usano abilmente i loro 8 arti, 4 braccia e 4 gambe, per fare una ruota velocissima. Anche le teste sono unite dalla parte della nuca e quando una gira lo sguardo verso sinistra, anche l'altra lo fa, impedendo all'una e all'altra di potersi vedere. Sono esseri per lo più polemici, orgogliosi e forti, molto forti. Decidono infatti, nella loro tracotante alterigia, di dare l'attacco agli dei stessi. Zeus non può tollerare un affronto simile, un tale eretico comportamento. Sulle prime considera di ucciderli tutti, a suon di fulmini, come anticamente ha fatto con gli incredibilmente potenti giganti. Poi però riconsidera la situazione. Ponendo fine a queste vite, le divinità perderebbero grande parte delle preghiere e i sacrifici loro dedicati. L'egioco Zeus, dalla intelligenza previdente, trova un modo per punire questi fastidiosi esseri e al tempo stesso raddoppiare in un sol colpo il numero dei fedeli. Taglia quei corpi lungo una linea centrale, in modo da formare da ognuno di essi 2 creature, costituite da metà corpo, 2 gambe, 2 braccia e una testa.
chiede ad Apollo di usare le sue arti mediche per sanare quella spaventosa ferita. Apollo, con attenzione, ad ognuno tira la pelle e la cuce, annodandola secondo gli ordini di Zeus al centro del corpo. L'ombelico è dunque il segno, l'atroce memoria della separazione subita. Affinché ogni essere possa ricordare questo tragico evento, Zeus ordina ad Apollo di girare piedi, braccia e testa verso quel piccolo cerchio posto nel ventre, come segnale di non ribellarsi più alle divinità. Apollo, con attrezzi da sellaio, piega e tira e forma il nostro corpo, dandogli tutte le pieghe e piegature che troviamo oggi in noi. Forma il petto, il ventre, i muscoli di gambe e braccia, sistema le articolazioni. Così modificati, questi esseri vagano sulla terra, vivono, mangiano, lavorano con una unica idea nella mente: ritrovare la metà da cui sono stati separati. Ma questa ricerca è ardua. Ricordano la voce, il tono dell'altro, ma non ne hanno mai visto il volto. Si ricordano la forma delle mani, dei piedi, il colore dei capelli, magari anche il modo di parlare. Sono tutte informazioni che tendono a svanire pian piano. E così questi infelici esseri cercano di stare insieme a chi offre una o due di queste caratteristiche, sperando che possa trattarsi della metà perduta, ma spesse volte entrambi si ingannano. Alcuni però riescono ad incontrarsi di nuovo e la gran gioia di essere nuovamente insieme è così grande che smettono di lavorare, di mangiare, di vivere. Persi in una estatica gioia, dimenticano ogni cosa e muoiono. La pietà di Zeus verso questi esseri è grande. Ordina ad Apollo un nuovo intervento chirurgico su di loro. Quando il dio medico ha girato testa ed arti, ha piegato muscoli e articolazioni, ma nulla ha fatto sugli organi genitali. Questi sono rimasti al loro posto, in quella che ora è diventata la schiena di questi esseri. Essi, infatti, ci rivela Aristofane, per riprodursi si uniscono con la madre terra come fanno le cicale. Apollo con attenzione sposta in quella che è l'attuale posizione gli organi genitali di tutti quegli esseri e l'effetto che questo atto provoca è meraviglioso. Ora coloro che riescono ad incontrarsi possono unirsi in modo profondo e totale, almeno nel limite della loro condizione, ricostituendo con l'atto sessuale l'antica e perduta unità. In questo modo possono continuare a perpetuare la specie che avrà la stessa loro forma e gli stessi loro limiti. Questo dono divino, il poter giacere l'uno con l'altro in questa rinnovata unione, permette a queste creature di sopportare il separarsi, almeno per qualche ora, e così provvedere al lavoro, alla preghiera e al prosperare in generale. A Zeus è stato assicurato un esercito raddoppiato di nuovi fedeli, obbedienti al suo comando. L'ombelico che tutti abbiamo sotto gli occhi, ricordo dell'antica separazione, ci avvisa anche del pericolo che incombe su di noi. Dobbiamo evitare di alzare uno sguardo altezzoso sulle divinità. Potrebbero decidere di separarci un'altra volta e ci troveremmo a vivere su una gamba sola come certi animali. Noi trascorriamo la intera esistenza a cercare la nostra metà perduta con i pochi mezzi che abbiamo. Per quale motivo pensiamo che ci piacciono i capelli rossi?
Per quale motivo ci affascinano le mani che hanno una certa forma? Perché il suono di una particolare voce ci rapisce. Così entriamo in relazione amorosa con qualcuno che forse è colui o colei cui anticamente eravamo attaccati. Dico forse perché a volte le storie d'amore terminano e noi siamo angosciati dalla fine di un rapporto, quando invece dovremmo esserne lieti. Lo so che è paradossale, ma immagina che vita sarebbe stata rimanere accanto a qualcuno che consideravamo essere la nostra anima gemella. La persona che ci sta lasciando ha invece riconosciuto che non siamo la sua anima gemella e ha avuto il coraggio di comunicarcelo. Dovremmo piangere di gioia e baciarla dicendole addio perché ci ha concesso la possibilità di cercare la nostra vera anima gemella. Non ti arrabbiare. So perfettamente che non è così semplice e lineare, specie quando si frantuma un matrimonio magari con i figli. Ti chiedo di considerare il punto di vista di questo mito. Se questo mito offre una visione dell'amore particolare, come hai appena sentito, preparati ad una grande sorpresa. Secondo il personaggio di Aristofane nel Simposio, questi esseri particolari, prima della divisione, non avevano esclusivamente gli organi genitali femminili e maschili, per cui dopo la separazione il maschio cerca la femmina e viceversa. No, è meravigliosamente più complesso di così. Per Aristofane, in questi esseri, oltre alla coppia dei genitali maschile e femminile, erano presenti le coppie genitali maschile e maschile, femminile e femminile. Con la separazione, perciò, oltre al tentativo di riunificazione eterosessuale, maschio-femmina, accade la ricerca della riunificazione omosessuale, maschio-maschio e femmina-femmina. Se sei un maschio e ami un maschio, o se sei una femmina e ami una femmina, in questa visione è normale che sia così. Stai cercando di riunirti alla tua metà, semplicemente. Non sei un essere sbagliato. Non devi essere curato o compatito, denigrato o offeso. Non sei un vizioso o un debole. Hai diritto, in quanto essere umano, ad essere rispettato come tale. Nel corso del tempo, in epoche che non ho difficoltà a definire buie, i non eterosessuali sono stati oltraggiati, feriti, torturati, allontanati, sminuiti, imprigionati. Alan Turing, il matematico, logico, crittografo e filosofo inglese, uno dei padri dell'informatica e dei computer, ha aiutato le forze alleate a vincere la Seconda Guerra Mondiale, decrittando i messaggi in codice dei nazisti. Quest'uomo eccezionale, cui in parte dobbiamo la libertà di cui godiamo oggi, ha subito nel 1952 un processo per omosessualità. Condannato, è stato costretto, per non finire 2 anni in prigione, ad assumere estrogeni per subire una castrazione chimica. Questi medicinali gli hanno deturpato il corpo e depresso l'anima, portandolo al suicidio. Ancora oggi, molti giovani adolescenti vengono derisi o peggio dai compagni di classe o dai professori, dai vicini o dai genitori stessi. E sui quotidiani leggiamo con agghiacciante regolarità quel che poi può accadere. E così, 2400 anni dopo il Simposio di Platone, pare che non si sia ancora capita una cosa che nell'antichità era già un po' più chiara. L'amore non ha nulla a che vedere con il sesso delle persone o con il genere delle persone. L'amore è di più, è molto di più. Il mito ha ancora molto da insegnarci e anche questa volta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi come potremmo, come dovremmo essere.
Se questo podcast ti piace, lascia un commento e considera l'acquisto de Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio. Thank you.